Eppure dovrei esserci abituato. È proprio questo che non mi va giù. Che sembra sempre la prima volta. Non ci fai mai il callo. E ci dobbiamo trascinare in un modo o nell'altro. Ci dobbiamo trascinare fino agli ultimi minuti, fino all'ultima palla giocabile. E nonostante il 2-0, basta una combinazione, prendi il 2-1. Sempre, sempre, sempre così. Ormai è una sensazione di déjà vu continua. È un film che lo riguardi in loop, no? Dall'inizio alla fine, in loop, in loop, in loop. Mannaggia la miseria, mannaggia la miseria. Se non patisci è come se quasi non te la meritassi. La devi patire, la devi sudare, devi provare fatica. Non parlo di giocatori, sto parlando di noi tifosi, non parlo di loro. Perché a loro... Accia miseriaccia, oh, mannaggia. Inter Sassuolo 2-1, signori miei, signori miei. Inter Sassuolo 2-1. Posso dire anche il portiere del Sassuolo veramente forte, forte. Ma li avevo già visto fare un miracolo clamoroso contro la Lazio, ma uno dice, ma può essere anche un po' di fortuna, sai, l'episodio di... No, no, questo non è fortuna, questo è bravo. Questo è veramente bravo, sto portiere qua, eh. E ciò non toglie che con le occasioni create devi fare meglio e soprattutto alla prima situazione, no alla prima perché non è neanche vero alla prima situazione, assolutamente no, ma con una combinazione non ti possono arrivare in porta. Guarda caso 2-0, ti senti tranquillo, boh, neanche a dirlo. Sta roba veramente se ci penso, sta roba se ci penso, perché oggi vinci 2-1, va bene, ma metti puta caso Berardi tira leggermente più forte oppure Martinez non riesce a bloccarla quella palla e boh. Colpo di testa di Pinamonti o nel finale la stoppa meglio Matic in aria. Oh, ragazzi, oh, ragazzi miei, oh. Vabbè, partiamo dall'inizio. Prima di ogni cosa, come al solito, se volete, spolliciate, premiate l'algoritmo. Io l'algoritmo lo raderei al suolo. Ma vabbè, stiamo calmi. Se volete, iscrivetevi per così premiare sulla fiducia il contenuto, o più che il contenuto, per seguire i prossimi appuntamenti. E trovate in descrizione un po' tutti i vari profili social. Vi ringrazio, grazie veramente, signori miei, sempre, 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 sempre. Allora, 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 ragazzi, io quando dico sensazione di déjà vu, lo dico sia in termini positivi che negativi. Dal punto di vista positivo vedo un Inter che comunque, come al solito, è vero, contro il Sassuolo, direte voi, ma attenzione, io ho visto una grande Inter dal punto di vista della manovra, del palleggio, del gioco, anche contro la Juventus. Forse una delle migliori partite stagionali, quella contro la Juventus. Eh, a me piace l'Inter, con quanta facilità arriva lì davanti, specialmente quando trova spazi. Oggi comunque c'erano. Ho visto dei voti già abbastanza un po', no? Un po' di chiacchiericcio generale su Esposito. Per me è l'ennesima prova positivissima del ragazzo. Poi certo non è perfetto, anzi ci sono da limare un paio di cose, ma se non se lo può permettere lui ci mancherebbe altro. Li vedo fare cose anche con enorme personalità, la rovesciata, dove la colpisce benissimo. Lì è una grande parata del portiere. Forse sì, se la ritrova abbastanza. È una grande parata del portiere. Bene, li ho visto fare ancora una volta tante sponde, tanto lavoro, a dialogo, se non sbaglio è con Susic che dialogo la finta e poi va alla conclusione di sinistra nel primo tempo, in mezzo a 2 o 3 lotta, sgomita e non riesce a tenere basso il sinistro. Ha fatto tante cose buone anche oggi, per me è un'ottima prestazione e quindi dà continuità a quello che abbiamo visto e oggi per me è un giocatore che deve avere minutaggio questo qua, deve avere minutaggio, non può essere relegato alla riserva di Thuram e Lautaro, perché no, ai nastri di partenza magari sì, però
oggi strappi 30 minuti a Lautaro, domani magari fai rifiattare Turam, dopodomani fai rifiattare Lautaro, quindi entri nella rotazione a pieno regime perché questo ragazzo è forte per me, veramente forte. Personalità, tante cose, sono contento di come ha approcciato per esempio Carlos Augusto, no? Anche lui, uno di quelli che sfrutta le occasioni molto bene, già nel primo tempo grande discesa, ancora una volta grandissima parata di Muric e poi trova il gol con la deviazione, ma anche lì no? Si è dato da fare. Bene Di Marco sul gol e su tante altre cose. Dietro come al solito, però mi fa vedere, mi fa venire la faccia verde, violaceo sotto alcuni aspetti. Ehm, Akanji benissimo, benissimo Akanji. Forse sulla combinazione che porta il gol lui rimane anche un po' fermo, se non sbaglio è lui. La devo rivedere. Però tutto sommato io vedo tante buone cose. Lo stesso Susic, no? Con alte basi. Mi piace però, mi piace tantissimo le sponde. Quando fa la sponda per Cialanoglu, sempre con i tempi giusti, il passaggio a Di Marco, quindi l'assist lo confeziona lui, come la dà pulita quella palla, poteva anche tirare, ma dandola a Di Marco aumenta la percentuale di successo in quell'azione lì. Bene, tante cose buone. Poi, come al solito, però, quando invece l'Inter non riesce a concludere, magari si fa prendere in contropiede, lì vediamo i sorci verdi tante volte. Ho visto dei 4 contro 4, l'Orientè parecchie volte ha seminato il panico. Ribadisco il colpo di testa di Pinamonti. Il gol subito appena segni il 2-0. Quel gol là è bruttissimo. Cioè, bravo Berardi, bravi, però è bastato un 1-2, difesa piazzata e rimangono lì. Ragazzi, questo è la parata di Martinez, sì, che la fa sempre su Pinamonti. Bravo Martinez nella fattispecie, anche un po' televisiva quella parata, nel senso che se l'avesse angolata un po' di più non credo ci arrivasse. È stato bravo Martinez, però per fortuna non era angolatissima. E quindi soffriamo tanto. Per essere una squadra del livello dell'Inter, ovviamente, soffre troppo e così alla lunga l'abbiamo visto negli anni passati, alla lunga poi non vinci gli scudetti, alla lunga poi perdi punti decisivi e succede quello che succede. E anche qui è un film, è una storia già vista. Siamo all'inizio stagione, è vero. Questa era già una partita dove per forza di cose dovevi vincere perché hai cestinato con Juve e Udinese, hai solo 6 punti su 12, quindi devi affrettare la marcia, però ripeto, una squadra che deve migliorare su tanti aspetti, su quelli, su aspetti che già abbiamo riscontrato più volte in passato. Poi ribadisco, ci sono tante note positive. Lo stesso Luis Enrique, oggi benissimo, rispetto a tante altre uscite dove no, sembrava proprio impacciato. Oggi l'abbiamo visto fare anche cose buone, egregie, anzi, anche lui di personalità in un paio di situazioni, dribbla 2 volte lo stesso giocatore, se non sbaglio era Fadera. Dai, ci sono degli aspetti buoni, ripeto, purtroppo la mia testa da tifoso pessimista quale sono va sempre ai difettucci, come li ha chiamati Chivo in passato. E a proposito di difettucci, un difetto enorme è che San Siro è silenzioso. Essendo silenzioso, non lo so se questo ancora di più deconcentra la squadra, o meglio, in una situazione di 2-0, come al solito, la, la- la- non tiene alto la concentrazione, non lo so, non possiamo additare la colpa di alcune inesattezze alla tifoseria, che sia chiaro, però di certo non è più un uomo in più, ma neanche mezzo il San Siro. Questo è un aspetto che va comunque rimarcato, senza ombra di dubbio. E va bene, ragazzi, va bene, prendiamoci questa vittoria, questi 3 punti. Bene, bene, i 3 punti, però ripeto, vorrei portarli a casa con più facilità. E per facilità intendo magari oggi potevi farne almeno 4 di gol, non dico di farne 4, ma farne 3. O se ne fai 2, non prenderlo così facile. Ecco, cerchiamo di aumentare ancora di più il livello, perché l'Inter lo può aumentare ancora di più il livello.
Va bene? Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la casa, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Nesco.